tutto il piacere di guida di un mezzo costruito per l'intento. Ed è percepibile in ogni centimetro di meccanica e di carrozzeria. Senza perdere tempo, vince il debutto al Mondiale Turismo il DTM 2 volte, europeo 2 volte, italiano 4 volte, inglese 2, australiano e irlandese 1 volta. Ha sbancato 5 volte Macau, 5 volte Wellington, un Tourist Trophy, ma soprattutto 4 volte la 24 ore di Spa e ben 5 volte la 24 ore del Nürburgring. Le macchine da corsa montavano un 2003 16 valvole aspirato da 300 cavalli, derivazione Formula 2, evoluto poi a 2005 nel 1990 con una potenza di 380 cavalli. Le gruppo A più esasperate toccavano picchi di 280 km all'ora. Come da migliore tradizione, la M3 nasce in pista e viene messa in strada solo per ottenere l'omologazione. Questo vuol dire che comprandone una in concessionario ci si portava a casa una vera e propria macchina da corsa. Prima di arrivare a valutare le prestazioni della macchina si può già apprezzare dai primi metri tutta l'impostazione ergonomica dell'abitacolo, e posso già dirvi che è una delle caratteristiche migliori della prima M3 E30. Non c'è la regolazione del volante, il volante non è a calice, eppure la distanza dalla schiena, quindi il posizionamento delle braccia e dei gomiti è corretto. Pedaliera, neanche a parlarne, BMW di quegli anni non si smentisce, ha il famoso pedale destro lungo, quindi il puntatacco è molto agevolato, è praticamente naturale, non serve neanche spostare troppo il piede dal pedale del freno a quello dell'acceleratore per ottenere delle cambiate fluide. L'impugnatura dello sterzo, la consistenza dello sterzo è esattamente quella che qualunque pilota cerca in una macchina stradale, senza dover per forza di cose cambiare il volante come spesso succede anche sulle migliori sportive dell'epoca. Qui non serve, il volante è perfetto come la pedaliera. L'angolo di sterzo sembra quello di un'auto da corsa finché non si va a fare anche manovra e si scopre che effettivamente ha un raggio molto ampio, non costringe a cambiare impugnatura durante le curve peggiori, ma poi nel momento del bisogno si scopre che non è uno sterzo di una macchina da corsa, quindi ha tutti i pregi delle auto sportive e non ne ha i difetti. Subito poi, passo successivo, il cambio. Anche qui gli ingegneri BMW devono aver pensato ai piloti più alti, perché il cambio è perfettamente distanziato dal volante senza arrivare a dar fastidio sul ginocchio e sulla coscia di chi guida, e l'utilizzo non è per principianti. Effettivamente, nonostante la potenza non sia esasperata, è una macchina per specialisti. Il purista della guida trova nella M3 tutto quello di cui ha bisogno e tutto quello che ha sempre sognato a livello di dinamica e precisione di guida. Il posteriore è sempre gestibile, molto fluido e regolare, anche nei sovrasterzi, si lascia andare ma mai troppo, segue sempre le indicazioni, non esagera se non gli viene chiesto, ma rimanendo in tema di macchine con un'anima ci si rende conto, o meglio lei si rende conto, quando il pilota ha deciso di fare l'asino e quindi insistendo sul sovrasterzo, continuando ad andare giù con l'acceleratore, lei cambia temperamento e capisce che il proprietario o il pilota ha deciso di giocare, ed è in quel momento che cambia faccia, passa da essere una turismo più che divertente ad essere una puro sangue scatenata. Inutile dire che se ne possedete una, difficilmente non vi verrà in mente di tenere giù tutto. Non ha assolutamente preferenze tra curve strette e curve larghe. Se siete abituati alle macchine di oggi, non vi aspettereste un'efficacia del genere nell'affrontare le curve più impressionanti. Ispira fiducia senza mai dare confidenza veramente al guidatore. È un tipico rapporto uomo-macchina che non stanca mai e che sa sempre sorprendere chi sta dietro il volante. Non sarà mai noiosa, non sarà mai prevedibile, ma non è neanche difficile conviverci.
È così che dovrebbero essere le auto sportive. Nella mia collezione ideale non potrebbe mancare una M330 e la vorrei esattamente di questo colore, blu Macao. Prima serie 1986, versione senza catalizzatore, quindi 200 cavalli su 1200 kg, 4 cilindri, 16 valvole, 2003 aspirato da 235 km all'ora. Poi c'era la Sport Evolution da 238 cavalli, 2005, in 600 esemplari da 250 all'ora. Macchine che tra 20 anni ricorderemo con gli occhi illuminati. Chi avrà la fortuna di averne una potrà sentire profumo di turismo, di rally, di sportellate, di fuoco e di fiamme. Provare cosa vuol dire un'esperienza di guida specializzata dove il telaio e le sospensioni comunicano prima tra loro e poi col pilota, andando a fondersi con il meraviglioso propulsore e con le infinite sfumature dei suoi 7000 giri. Tutta questa fluidità di utilizzo, in tutta questa armonia di guida, bisogna fare i conti improvvisamente con la secchezza e la ruvidezza del cambio. Quindi nel bel mezzo di un'esperienza di guida molto armoniosa e piacevole dovete piazzarci questo cambio, ed è una caratteristica abbastanza unica. Le auto di solito, soprattutto le sportive, sono dichiaratamente o fluide o ruvide, linearissima in tutto, e una cosa impressionante è che non ha punti morti in nessun ambito, non ha punti morti nello sterzo, nel pedale del freno, in accelerazione. L'unica cosa che è più definita e meno lineare, anzi l'unica, è il cambio, che è quasi protagonista. Spicca perché è l'unico componente della macchina differente dal resto, domina l'esperienza di guida proprio per il fatto che richiede tutt'altra concentrazione rispetto al resto della macchina. C'è questa doppia faccia che costringe a restare sempre sull'attenti e a impegnarsi infinitamente. Ci sono davvero poche auto che ti costringono a dare calci alla frizione nel bel mezzo di una curva quando non ce ne sarebbe troppa necessità. E la colonna sonora ti costringe, dopo aver preso la mano, ti sfida a tenere giù il piede dove non dovresti. Questa è quella che, senza ombra di dubbio, definirei una macchina con la spina dorsale.